Napoleone Bonaparte morì il 5 maggio 1821 di cancro allo stomaco e il suo corpo giace ora a Parigi presso l'Hôtel National des Invalides. Queste le informazioni ufficiali, ma intorno alla morte e alla tomba dell'ex imperatore aleggiano diversi misteri. Per far luce sulla questione dobbiamo aver chiare in quali circostanze Napoleone passò i suoi ultimi giorni. L'ex imperatore si trovava in esilio a Sant'Elena con un piccolo seguito di fedelissimi, più precisamente nel villaggio di Longwood. Poteva muoversi liberamente sull'isola, ma era costantemente sorvegliato a vista da alcuni militari inglesi. Passava le giornate a conversare rievocando i ricordi, che venivano trascritti in quello che sarà il memoriale di Sant'Elena. Soffriva da tempo di forti dolori allo stomaco e il clima inospitale dell'isola, insieme al duro regime a cui era sottoposto, non fecero che peggiorarli. Nell'ultimo periodo era costretto a letto, mangiava poco e vomitava regolarmente. Si alzò il 1 maggio 1821, ma la sua debolezza lo costrinse a rimettersi a letto. Il 3 maggio i sintomi divennero sempre più allarmanti. Il 4 maggio gli venne somministrato un antiemetico, su consiglio del medico inglese Arnott, contro il parere del medico corso Francesco Antonmarchi. Il risultato fu un drastico peggioramento delle condizioni del malato. Nella notte tra il 4 e il 5 maggio Napoleone entrò in stato comatoso. Appena cosciente pronunciò alcune parole e poi spirò alle 17:49, all'età di 51 anni. Aveva chiesto di essere seppellito sulle sponde della Senna, ma invece venne sepolto a Sant'Elena, presso St. Valley, come stabilito già l'anno prima dal governo inglese. Dopo l'autopsia venne dichiarato che Napoleone era morto per un tumore allo stomaco, la stessa malattia che uccise il padre Carlo Maria Bonaparte. Napoleone stesso era convinto che fosse questo male che lo stava conducendo alla morte e raccomandò al suo medico di eseguire la futura autopsia sul piloro, nella speranza di prevenire che quel male uccidesse anche il figlio. Le teorie alternative. Subito dopo la dipartita di Napoleone si diffusero delle teorie alternative alla causa di morte ufficiale. Secondo la prima teoria sarebbero stati gli stessi medici di Napoleone a causarne la morte, perché nel tentativo di alleviargli i dolori lo sottoposero a cristieri giornalieri e gli somministrarono sostanze varie per indurre il vomito. Tali cure avrebbero privato l'organismo di Napoleone di potassio, generando una grave forma di tachicardia. Ma la teoria che ha interessato maggiormente medici e storici è quella per avvelenamento di arsenico. Partiamo dall'autopsia. Venne eseguita da Antonmarchi e da 7 medici inglesi che riportarono 4 referti, tutti diversi perché avevano pareri discordanti. L'unica cosa su cui concordavano era l'evidente presenza di una grave ulcera allo stomaco che Antonmarchi definiva cancerosa. Le condizioni del fegato invece sollevarono diversi dubbi. Per il dottor Short il fegato si presentava ingrossato, al contrario il dottor Arnott non vi riscontrò nulla di anormale. Antonmarchi dichiarò che il fegato appariva sano anche se di grosse dimensioni. Dopo molte ore di discussioni, il bollettino ufficiale proclamò che Napoleone era morto a causa di un'ulcera allo stomaco, collocata vicino al piloro. Nel 1840 però accadde un fatto strano. Il corpo di Napoleone fu riesumato per essere trasferito a Parigi, dove tuttora riposa. Quando aprirono le bare, sì perché era stato posto in più bare, 2 di legno e 2 di metallo, trovarono il corpo in condizioni inaspettate. Il cadavere era quasi perfettamente conservato, mentre i vestiti, come era prevedibile, erano distrutti. Questo sarebbe potuto accadere solo se in vita l'organismo fosse stato sottoposto ad avvelenamento da arsenico, sostanza che conserva il corpo dopo la morte e che viene infatti usato anche nei laboratori scientifici a questo scopo. Nel 1955 altri avvenimenti fecero riaffiorare i dubbi sulle cause della morte di Napoleone. In quell'anno furono pubblicati i diari di Louis Marchand, cameriere di Napoleone. La sua descrizione degli ultimi mesi prima della morte portò alcuni alla conclusione che fosse stato effettivamente avvelenato con l'arsenico, che utilizzato come veleno era difficilmente rilevabile se somministrato per un lungo periodo di tempo. Sulla base di questi scritti, il medico svedese Stanford Shuved portò avanti una vera e propria indagine. Ciò che attirò l'attenzione del medico fu la tipologia degli attacchi da cui Napoleone veniva colto. Dal 1819 iniziò ad avere sempre più spesso malori
piedi e gambe gelide e che non lo sostenevano, nausea, vomito, dolore alla regione epigastrica destra o al basso ventre, tosse continua, profonda agitazione, alternata a sonnolenza, mal di testa, fotofobia, febbre, frequenza del battito cardiaco irregolare, tachicardia, spasmi e perdita dei peli. Fu chiaro a Verschuven che i sintomi erano gli stessi provocati dall'avvelenamento prolungato da arsenico. Il medico cercò allora prove a favore della sua teoria, analizzando i capelli di Napoleone. Verschuven riuscì a reperire campioni risalenti a diversi periodi della vita di Napoleone. All'epoca era usanza regalare proprie ciocche di capelli in segno di ricordo, quindi il medico rintracciò i discendenti di coloro che avevano ricevuto il dono. Gli studi rivelarono una correlazione tra le crisi di Napoleone e la quantità di arsenico nei capelli. Quando una sezione di capello denotava un aumento di arsenico nel corpo dell'ex imperatore, seguiva un periodo di crisi. Ad esempio, sembrava che Napoleone avesse ingerito una grande quantità d'arsenico tra il 30 luglio 1816 e l'inizio del 1818, periodo in cui l'ex imperatore attraversò una profonda crisi. Un'oscillazione notevole della presenza di arsenico risaliva al 1821, rivelando che Napoleone non era stato avvelenato in maniera casuale, bensì attraverso un metodo che prevedeva un avvelenamento periodico per mezzo di quantità di arsenico abbastanza pesanti, ma non letali, mescolate a qualche bevanda o cibo. Sembra anche che verso i primi mesi del 1821 l'assassino sospese la somministrazione di arsenico e aspettò che i medici iniziassero a prescrivere al malato il tartaro emetico e il calomelano, rimedi molto comuni all'epoca per quasi tutte le malattie ritenute incurabili. Si credeva che queste medicine, provocando vomito e diarrea, avrebbero liberato il malato del male contenuto nel corpo. Tali farmaci, se uniti ad un avvelenamento continuo d'arsenico, diventavano altamente tossici. Nei giorni successivi all'ingerimento dell'emetico, Napoleone mostrò i sintomi tipici dell'avvelenamento. Dall'analisi dei capelli risultò che l'imperatore era stato sottoposto ad un vero e proprio avvelenamento da antimonio, di cui erano composti gli emetici. Come se non bastasse, pare che l'ultimo colpo alla propria salute Napoleone lo ricevette il 3 maggio, a 2 giorni dalla morte. Un consulto di 3 medici inglesi decise che l'imperatore doveva prendere una pozione composta da 10 grammi di calomelano, sostanza che conteneva cloruro mercuroso. La dose era veramente esagerata, visto che di solito ne veniva prescritto 1, massimo 2 grammi, da prendere in più dosi. Anton Marchi protestò, ma fu costretto a sottomettersi alla maggioranza. Avanzamento degli studi sull'avvelenamento. Dopo Verschuven, altri tentarono di far luce sul caso. Uno studio del 2001 da parte di Pascal Kintz, tossicologo dell'Istituto di Medicina Legale di Strasburgo, aggiunse credibilità all'ipotesi di avvelenamento da arsenico, dimostrando che in una ciocca di capelli di Napoleone, conservata dopo la sua morte, era presente una quantità d'arsenico da 7 a 38 volte superiore al livello normale. In seguito però uno studio pubblicato sulla rivista Sansevier mostrò che una simile concentrazione di arsenico era presente in campioni di capelli del 1805, 1814 e 1821. Dedussero quindi che se l'arsenico fosse stata la causa della morte, questa sarebbe dovuta avvenire anni prima. Conclusero che l'elevata quantità di arsenico nei capelli di Napoleone fosse dovuta all'ambiente e all'epoca in cui viveva. A quei tempi l'arsenico era usato in molte carte da parati, per il colore verde, in alcune medicine e si suppose in qualche lozione per capelli. Queste analisi furono in seguito contestate, in quanto eseguite con metodi non riconosciuti dai tribunali internazionali e per alcune incongruenze tecniche. Il dottor Kintz continuò a svolgere analisi e nel 2003 scoprì che l'arsenico dei capelli di Napoleone era presente non solo sulla superficie del capello, ma anche nel suo midollo, quindi aveva un'origine endogena, vi era giunto attraverso il flusso sanguigno. David Chandler, uno dei maggiori studiosi di Napoleone, dichiarò in una delle sue ultime interviste: «È per me chiaro, ora, che Napoleone è stato avvelenato. Oggi accetto questa conclusione, sebbene per molti anni abbia fortemente dubitato sull'intera questione». In
definitiva, i sostenitori dell'avvelenamento da ingestione ipotizzano principalmente 3 possibilità. L'avvelenamento casuale. Napoleone era abituato a bere orzata, uno sciroppo a base di mandorle amare, che si sa contengono naturalmente arsenico. Nonostante ciò, gli veniva spesso somministrato il calomelano, che era a base di sali di mercurio. Si crede che ingerendo le 2 sostanze contemporaneamente in un momento di spossatezza fisica gli avrebbe causato la morte. L'avvelenamento graduale dietro l'ordine del governo inglese, che trovava ormai eccessivo il costo del suo mantenimento e relativa sorveglianza. Queste tesi furono le più accreditate quando fu pubblicato il Memoriale di Sant'Elena, nel quale il fosco ritratto del governatore inglese Hudson Lowe e le paure di avvelenamento tra il seguito di Napoleone alimentarono le congetture di un complotto inglese. L'avvelenamento graduale perpetrato da una delle persone al seguito. L'assassino si suppone sia il conte Carlo Tristano di Montholon, responsabile della cantina, la cui moglie Albina de Vassal era notoriamente amante di Napoleone. Il conte sarebbe stato mosso dalla gelosia e dalla consapevolezza di essere il principale beneficiario dell'eredità dell'ex imperatore. Montholon avrebbe avuto anche altri motivi per odiare Napoleone, poiché egli si era rifiutato di dargli il consenso per sposare l'amata Albina, da cui aveva anche avuto un figlio. Sembra che Napoleone non volesse acconsentire a causa del passato non limpido della donna, ma il conte non si diede per vinto e con uno stratagemma riuscì a strappare il consenso dell'imperatore. Quando Napoleone lo scoprì, lo fece destituire dal rango di ambasciatore. Un altro motivo che portò il conte a nutrire rancore verso Napoleone fu che l'ex imperatore fece partire Albina con i 2 figli da Sant'Elena in direzione della Francia per utilizzare la donna come messaggero. Questa tesi, che vuole Montholon come assassino di Napoleone, sembra però perdere di credibilità davanti al successivo comportamento del conte, che dopo la morte dell'ex imperatore rimase un fervente bonapartista, fino al punto di tentare una rivolta a fianco di Napoleone III, che gli costò 6 anni di carcere. Perché però l'assassino decise di non far fuori immediatamente Napoleone con una dose fatale di veleno, ma invece lo avvelenò per lungo tempo? I sostenitori dell'avvelenamento graduale ritengono che avvelenandolo con una sola dose fatale sarebbe stata chiara a tutti la morte per omicidio e ci sarebbero state conseguenze politiche imprevedibili. In Francia, ad esempio, molti amavano ancora l'imperatore, per cui il suo omicidio avrebbe potuto scatenare una rivolta. Inoltre, in questo caso l'artefice del delitto sarebbe stato subito individuato a Sant'Elena. Un'altra ipotesi è che avvelenare lentamente Napoleone avrebbe avuto il vantaggio di indebolire l'ex imperatore, favorendo magari il suo ritorno in Francia. Le ultime ricerche hanno screditato l'ipotesi di avvelenamento. Nel 2007 uno studio pubblicato sulla rivista Nature Clinical Practice Gastroenterology and Hepatology, realizzato da ricercatori svizzeri, canadesi e americani, confermerebbe la tesi del cancro allo stomaco, causato da un'infezione cronica da Helicobacter pylori. Le tracce di arsenico si spiegherebbero col fatto che era usanza tra i viticoltori dell'epoca pulire l'interno delle botti con soluzioni contenenti tale elemento chimico. L'11 febbraio 2008 anche l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha contraddetto l'ipotesi dell'avvelenamento d'arsenico. La ricerca effettuata sui capelli di Napoleone risalenti a varie età della sua vita, fin dall'infanzia, ha evidenziato una sostanziale stabilità dei livelli di arsenico, paragonabili peraltro a quelli rilevati nei capelli del figlio Napoleone Luigi, sempre in diverse età, e a quelli della moglie, l'imperatrice Giuseppina, prelevati dopo la morte. Tali quantità sono ritenute comunque non letali. Inoltre, confronti effettuati con capelli di persone coeve hanno dimostrato che il livello medio di arsenico presente nei capelli di chi ha vissuto 200 anni fa era superiore di circa 100 volte quello attuale. Hanno riscontrato che la gente di quel tempo fosse molto più abituata e resistente all'arsenico e quindi la quantità di veleno contenuta nei capelli di Napoleone non sarebbe stata letale. Un altro studio sostiene la morte per tumore. Questa volta sono stati esaminati i pantaloni di Napoleone Bonaparte. Gli scienziati del Dipartimento di Anatomia Patologica della Clinica Universitaria di Basilea e l'Istituto di Storia della Medicina all'Università di Zurigo hanno esaminato 12 paia di pantaloni di Napoleone.
4 di essi risalivano a prima dell'esilio, 8 furono indossati negli ultimi 6 anni che trascorse a Sant'Elena e il paio che indossava all'atto della morte. I ricercatori hanno anche confrontato i rapporti dell'autopsia con referti di autopsie moderne su pazienti afflitti dallo stesso tipo di male. Hanno effettuato confronti sul peso e sono arrivati alla conclusione che Napoleone dimagrì vistosamente nel corso degli ultimi tempi. Il paio di pantaloni più grandi che Napoleone aveva indossato avevano una misura sulla vita di 110 cm, quelli che indossava al momento della morte di soli 98. Napoleone sarebbe dimagrito dagli 11 ai 15 kg negli ultimi 6 mesi della sua vita. Ciò porta a pensare al deperimento dovuto a un cancro. La tomba. Un altro mistero riguarda la tomba di Napoleone. Alcuni sostengono che il corpo contenuto non sia quello dell'imperatore. Per conoscere come venne sepolto Napoleone, possiamo basarci su una ricca documentazione e numerose testimonianze. Sappiamo che venne completamente rasato sul volto e sul cranio, venne vestito con un uniforme da parata, su cui appuntarono le decorazioni più importanti e adagiarono il suo famoso cappello sulle gambe. Ai piedi misero delle calze di seta e stivali con speroni d'argento. Nella bara, nei 2 angoli inferiori, posero 2 vasi d'argento. Il primo conteneva il cuore e il secondo lo stomaco. La prima bara era di ferro bianco e fu inserita in una seconda di piombo. Quest'ultima, infine, entrò in una cassa di legno. Quindi in tutto fu messo in 3 bare. Da notare che le operazioni di inumazione di Napoleone furono realizzate in fretta quando si accorsero che il suo cadavere si stava deteriorando troppo velocemente a causa del clima caldo e umido dell'isola di Sant'Elena. Napoleone venne poi seppellito con tutti gli onori a Sant'Elena e vi rimase per circa 19 anni, fino a quando nel 1840 il re francese Luigi Filippo d'Orléans si adoperò per farlo tornare in patria. Quando la bara fu aperta erano presenti anche persone che avevano assistito alla sua sepoltura e furono sorpresi quando trovarono il corpo inaspettatamente ben conservato, addirittura sembrava conservato meglio rispetto a quanto appariva nel 1821. Il cadavere giaceva inoltre in una posizione diversa, la decorazione dell'Ordine della Riunione era scomparsa, come erano scomparse le calze di seta e gli speroni. Dei cordoni e delle medaglie che decoravano l'uniforme era presente un solo cordone passato sotto l'abito e una sola medaglia. I vasi non erano più negli angoli inferiori della bara, ma tra le gambe dell'imperatore. Sul volto e sul cranio c'erano barba e lunghi capelli, tanto che alcuni ufficiali e medici presero per sé svariate ciocche della capigliatura, una di queste lunga addirittura 8 centimetri. Secondo alcuni testimoni, anche ad occhio nudo questi capelli erano visibilmente diversi da quelli di Napoleone. Il cadavere inoltre aveva le gambe leggermente piegate, come se la bara fosse troppo corta, mentre originariamente le gambe erano distese, ma soprattutto le bare erano 4 e non 3 come avevano descritto. Infatti il feretro del 1840 non si incastra nel carro funebre del 1821, dove lo spazio era delimitato da tasselli con la forma esatta della cassa. I documenti relativi al trasporto della salma divergono quindi da quelli redatti 19 anni prima. Il mistero viene alimentato dalle maschere funerarie. Prima di morire, Napoleone aveva il viso provato e segnato, dimostrava più dei suoi 51 anni, ma la maschera ufficiale, realizzata dal suo ultimo medico a Sant'Elena, sembra raffigurare un uomo più giovane. Ci sono elementi che fanno pensare che il corpo di Napoleone sia in verità sepolto nell'abbazia di Westminster. Ad esempio, Napoleone stesso, pochi giorni prima della sua morte, scriveva: «Ho desiderato più volte la morte, non la temo. Per me morire entro 15 giorni sarebbe una fortuna. La sola cosa da temere è che gli inglesi vogliano conservare il mio cadavere e seppellirlo a Westminster». Alcuni storici, come Bruno Roy-Henry, concordano con questa tesi. Anche il giornalista Rétif de la Bretonne, nel suo libro dal titolo «Inglesi, restituiteci Napoleone», sostiene che Londra avesse emanato l'ordine di portare in Gran Bretagna il cadavere di Bonaparte già all'inizio del suo esilio a Sant'Elena, un ordine che non fu mai revocato. In conclusione, ancora oggi non è stato messo il punto sulle controversie intorno alla morte e la sepoltura di Napoleone.
continueremo a porci domande, almeno fino a quando il governo francese non accetterà di eseguire un test del DNA sul corpo dell'ex imperatore, cosa che finora ha rifiutato, non ritenendo ci siano elementi sufficienti per procedere all'esame. Spero vi sia piaciuto questo video sui misteri intorno alla morte e alla tomba di Napoleone. Se è così, lasciate un commento, mettete un mi piace e condividete il video dove volete, così mi aiuterete a farlo conoscere a più persone possibili. In descrizione trovate tutte le info e i link ai miei social. Al prossimo video! Ciao!